Ciao e bentornato. In questo video parlerò della K per chemioterapici, quindi per antiblastici, in genere una K di tipo H. Probabilmente ne hai sentito dire, come probabilmente no, quindi non sai in realtà di che cosa sto parlando. Se fosse così, ti consiglio assolutamente di vedere questo video e poi di approfondire l'articolo, quindi leggendo quello che è l'articolo che troverai su www.kizzard.it, che ho scritto appositamente, che sicuramente sarà ancora più dettagliato. Ma veniamo a noi. Se ti occupi quindi di creare dei preparati appunto chemioterapici per queste povere persone che ne hanno bisogno, devi essere il primo però a essere messo in sicurezza, perché sai benissimo, probabilmente, che le sostanze che vai a manipolare possono essere potenzialmente cancerogene. Quindi, che succede? L'utilizzo della K deve essere fatto, eseguito sicuramente nel modo corretto e adesso do per scontato che tu sappia utilizzarla nel modo corretto, altrimenti puoi approfondire in altri video o leggere altri articoli su questo e te lo consiglio vivamente. Scendiamo un pochino più nel dettaglio su quella che invece è la K che devi utilizzare. Ho letto e ho visto montagne di documentazione redatta da tuoi colleghi anche, dove vengono trattate appunto queste sostanze cancerogene, quelle che devono essere utilizzate per i chemioterapici e quant'altro, e tutto quello che ne consegue nel momento in cui si viene a contatto, quindi quelle che possono essere difficoltà varie, e come devono essere utilizzate, come devono essere smaltite e quant'altro. C'è molta informazione su questo. Quello che invece non ho trovato proprio zero informazione, tranne qualcuno che ha scritto va usata una K con filtri EPA, basta, niente più, cioè non ho trovato nessunissima informazione ed ecco perché nasce appunto prima di tutto l'articolo e a seguire anche questo video che sicuramente ti introduce in un mondo che è importante che tu conosca, perché la K, che è un dispositivo di protezione collettiva, ricordo, è appunto uno strumento che ti serve a te per fare il tuo lavoro nel miglior modo possibile e per tutelarti, oltre che per tutelare anche tutti gli altri. Quindi, qual è la K? Che vuol dire avere una K con filtro EPA? È vero questo? Quindi l'informazione che hai trovato anche tu magari in giro, nel girare, o il tuo collega che l'ha scritta, non ha detto una cosa sbagliata. Scendendo nel dettaglio, quello che ho detto un po' all'inizio del video, la K deve essere di tipo H. Che vuol dire? Vuol dire che è una K speciale, una K particolare, che presenta in genere tre filtri, tre stadi di filtrazione. Perché questo? Perché è una K by hazard, quindi come le normalissime K by hazard che conosci in commercio, ma con uno stadio aggiuntivo di filtrazione. Quindi che ci avremo? Avremo un filtro EPA principale che anche solo affacciandoti e abbassandoti puoi vedere che genera il flusso verticale sterile sul tuo piano di lavoro, perché ovviamente il tuo lavoro ha bisogno di questa sterilità. Avrai un filtro in espulsione, ovviamente, per la parte di ricircolo nell'ambiente, ma principalmente avrai anche un filtro EPA molto più grande, diciamo in gergo chiamato CITO, che è molto più grande, dicevo, può essere anche 30 cm, che sta subito sotto il pianale di lavoro. Quindi immagina che tu stai lavorando e subito sotto il tuo pianale di lavoro c'è questo grosso filtro o più filtri, comunque uno stato di filtrazione aggiuntiva. Te ne accorgi subito se la tua K è idonea o non idonea, quindi in linea a quelli che sono anche gli standard normativi, perché c'hai un cassone sotto, quindi vedrai anche delle viti, ti renderai conto che è un vero e proprio cassone, mentre le cappe by hazard in genere possono essere appoggiate su un tavolo, possono essere vuote o possono essere anche con le loro gambe e quant'altro, ma al di sotto non c'è nulla, c'è uno spazio vuoto. Qui ti renderai conto invece che apparentemente sembra vuoto, ma se guardi bene c'è un cassone. Se hai questo cassone vuol dire che all'interno hai dei filtri EPA, cito, quindi una K di sicuramente classe 2 by hazard tipo H. Ma a che cosa servono questi filtri che sono all'interno? Voglio premettere una cosa, perché mi sono arrivate tantissime domande, segnalazioni, dubbi di quelli che sono gli operatori. La K by hazard normale, senza questo stadio di filtrazione, non è che ti mette a rischio, intendiamoci, nel senso che può essere utilizzata allo stesso modo in questo contesto, ma non è assolutamente consigliato e infatti non è neanche normato da questo punto di vista, e hanno introdotto la K di tipo H come obbligatoria. Perché?
Perché è vero che tu non vieni esposto perché è una classe 2 e quindi essendo una classe 2 la K è sia tutela dell'operatore che tutela dell'ambiente grazie alla barriera frontale che hai sul fronte, quindi non fuoriesce nulla e non entra nulla. Questo sì. Ma devi immaginare che quando tu utilizzi la tua sostanza contaminante, che poi è una contaminazione chimica dal punto di vista chimica, diventa indecontaminabile. Che vuol dire? Vuol dire che se vengono aspirate delle polveri sotto quello che è il pianale, se c'è uno stadio di filtrazione, il filtro epacito sotto, le trattiene immediatamente. Senza questo filtro, ovviamente, le sostanze cancerogene vanno nel vanomotore e il vanomotore è completamente esposto. Quindi che significa? Significherà che cosa? Che quando interverrà poi l'assistenza tecnica per qualsiasi cosa, che può essere una manutenzione, come può essere una riparazione magari di quella che è la tua cappa, inevitabilmente, se non c'è questo stadio di prefiltrazione con questi EPA, cito, di cui parlavamo prima, intanto l'assistenza tecnica viene esposta primariamente, perché ovviamente accede a un vano che è sicuramente contaminato e quindi l'utilizzo dei kit DPI, quindi un'assistenza tecnica consapevole, è sicuramente alla base, questo per tutelarti tu e tutelare anche quelle che sono le persone che intervengono. Ma dall'altra parte devi immaginare che questo c'è sempre il rovescio della medaglia, quindi è un qualcosa che può tornare assolutamente su di te, sul tuo lavoro, perché nel momento in cui l'assistenza tecnica, come dicevo, ha un filtro epacito sotto il pianale, può benissimo e molto agevolmente, fatto apposta, estrarlo dal davanti, quindi senza grandi complicazioni, con un sistema back-in back-out e una volta tirato fuori sigillarlo e a questo punto mettere il filtro nuovo, chiudere, dopodiché fare quelle che sono le operazioni ovviamente dell'EPA principale, EPA espulsione o motore. Se invece questo non c'è, non accade, che succede? L'assistenza tecnica dovrà comunque intervenire, non ti può lasciare con il motore che non funziona, quindi come dicevamo prima, assistenza tecnica consapevole dei rischi, consapevole di che cosa deve essere utilizzato, quindi dispositivi di protezione individuale, ma soprattutto, cosa che nessuno ci bada, nessuno ci fa attenzione, l'assistenza tecnica deve essere consapevole che può contaminare quello che è tutto il tuo lavoro, la zona adiacente al tuo lavoro, con un cacciavite piuttosto che con le mani, con tutto quello che tocca, perché entrando all'interno della cappa, quando poi esce e chiude quello che è il suo lavoro, può, ovviamente se non è sensibile, può generare questo tipo di problematiche. Ti dico questo perché devi essere tu a guardarti il tuo lavoro. È vero che non sei un esperto e fai tutt'altro lavoro, ma se sai queste cose, sai che non stai già lavorando nel modo correttissimo perché non hai una cappa di tipo H e quindi con questo EPA sotto il pianale stai lavorando comunque in sicurezza finché la cappa non viene aperta. Quando la cappa verrà aperta, e deve essere aperta per qualche motivo, sai anche che dovrai fare maggiore attenzione all'assistenza che farà intervenire, o quantomeno premunirti chiedendo all'assistenza se sa di che cosa sta parlando e avvisandoli, perché dall'altra parte non è che sempre l'assistenza ha torto, ovviamente l'assistenza deve anche essere resa edotta. Se mi chiamano per andare a fare un intervento presso un'oncologia di un ospedale, do per scontato che all'interno ci sia una cappa corretta. Poi, purtroppo, ahimè, conosciamo benissimo le situazioni in generale e quindi noi trattiamo sempre le cappe al massimo livello possibile di protezione. Perché non ci fidiamo? Perché ti dico questo? Perché una cosa che capita spesso, molto spesso, e questo lo dico anche a te come operatore, è il fatto che delle cappe che si trovano in oncologia, dove vengono utilizzate delle sostanze chemioterapiche e quindi delle sostanze cancerogene, che non sono più decontaminabili, indecontaminabili per sempre, non ci si può inventare nulla, può essere trasferita e spostata da un reparto all'altro. Ecco lì che ce la troviamo nel reparto trasfusionale, nel reparto UTIN neonatale, nel laboratorio analisi, dove magari non ci sono dei rischi da questo punto di vista, gli operatori sono tranquilli e sereni e ancora peggio l'assistenza tecnica che dovrà intervenire non conoscendo lo storico, perché in genere non si sa lo storico, non si sa da dove vengono, si approccia con una sensibilità non troppo elevata, si approccia a quella che è la cappa, vede la cappa dentro un reparto neonatale dove vengono create magari le pappette per i bambini e che fa? Si mette su un camicetto, apre la sua cappa tranquillamente, fa magari la sua manutenzione, chiude
è tutto a posto. Poi torna a casa, va a contaminare i propri figli, la famiglia, questo purtroppo è una cosa che accade, ma contamina anche te, mette a rischio anche te. Quindi è bene che certe cose si sappiano, che ci sia una tracciabilità di quelle che sono le cappe. Ahimè, è un qualcosa, una gestione molto più complicata, molto più complessa, ma ti posso assicurare che avvenimenti del genere capitano e sono all'ordine del giorno. Te lo posso garantire. È un qualcosa che succede. La cap viene presa, viene spostata, viene venduta, viene regalata il più delle volte, e quindi è un regalo, non si dice mai di no, viene spostata da un reparto all'altro e all'interno di quel reparto spesso non sanno che viene da un'oncologia. Siamo noi a volte nel gestire completamente il parco macchine di questo per global service, piuttosto che ospedali, università direttamente, quello che sono farmaceutiche, quello che è, diamo noi lo storico, cioè avendo sempre un cliente, uno dice perché devo mantenere sempre la stessa assistenza se l'assistenza è un'assistenza adeguata, un'assistenza consona. Meglio mantenerla perché vi dà anche la possibilità di avere questo storico. Noi siamo per la trasparenza, questo è il video che lo testimonia, così come i blog, gli articoli che scriviamo, documenti, tonnellate di documenti. Siamo per la trasparenza, magari non tutti la pensano allo stesso modo, però se a noi un cliente ci dovesse lasciare per qualsiasi motivo, che in genere può essere il prezzo, ahimè, noi comunque sia siamo a disposizione, sempre disponibili, e quindi a questo punto di vista diamo lo storico perché è fondamentale, perché è importantissima questa cosa qua. Quindi tornando alle nostre cappe, sicuramente tu sei un operatore esperto nel tuo lavoro, devi sicuramente e probabilmente migliorare su quello che è l'aspetto dei dispositivi di protezione collettiva. Se ti senti assolutamente in grado di poter dire che li sai usare perfettamente, ottimo, sono contento. Dall'altra parte, questo aspetto, questo video ti dà la possibilità di capire se stai utilizzando una cappa in oncologia, ad esempio, o piuttosto che farmacia, per preparati chemioterapici, e che questa cappa sia una cappa di tipo corretto per quello che ti ho spiegato poco prima. Adesso spero che ti sia stato utile, mi raccomando, se non ti sei ancora iscritto fallo immediatamente, perché insomma di informazioni ne avrai e ne riceverai a tonnellate sul nostro canale. Quindi iscriviti qui in basso, cliccando qui in basso, condividi e commenta. Aspetto veramente dei commenti a quelli che sono i video, capire se stiamo andando nella direzione giusta, se possiamo aiutarti anche in altro modo. Ciao!